Je cherche, je trouve, je cherche, je trouve. Je cherche, je trouve. L'intelligenza artificiale al nostro servizio? L'IA è presente ovunque intorno a noi e fa sorgere domande di ordine sociale, democratico, etico e politico. È al servizio di chi? Di cosa? Chi controlla chi? Che ruolo le lasciamo ricoprire? In breve, in che società vogliamo vivere? L'aspetto appassionante della ricerca sull'intelligenza artificiale è che permette di avanzare anche sulla comprensione dell'intelligenza umana. Parallelamente, le discussioni che suscita questa tecnologia ci spingono a una riflessione sul comportamento dell'umanità, sul nostro ruolo di cittadini, sulla nostra società. È un argomento ampio che merita la nostra attenzione. Ci riflettiamo insieme? Emozioni e creatività. Per prima cosa vorrei esaminare la relazione tra umani e macchine. Per simulare l'intelligenza umana, l'intelligenza artificiale tenta di riprodurre le funzioni cognitive degli umani. Il ragionamento, la motricità, il linguaggio, la vista, ma non solo. Anche usare la creatività fa parte di queste funzioni cognitive. E al giorno d'oggi, anche in questo momento, delle intelligenze artificiali generano musica, scrivono libri, sceneggiature di film, dipingono. E fanno anche le pizze. E i risultati possono essere stupefacenti. Per quanto riguarda la pizza, può darsi, risparmio il mio giudizio, non l'ho assaggiata. Eppure si può dire che un'IA è creativa. Intanto, devo dire che siamo ancora lontani da Hergé o dai Beatles. Le IA che progettiamo attualmente non sono in grado di inventare, tuttavia sono in grado di imitare. Secondo Albertine Monnier, artista digitale che utilizza internet come materiale, l'IA non è che uno strumento, ma propone un'infinità di possibilità, di nuove forme e di opzioni, alle quali non avremmo pensato. E queste macchine possono provare emozioni? Le macchine possono comportarsi come noi solo all'apparenza. Enormi progressi sono stati fatti nel riconoscere le emozioni umane, a reagire di conseguenza con l'emozione appropriata. Ma come dice Laurence de Villers, direttrice della ricerca dell'IMSI CNRS, le macchine non sentono nulla, simulano. È possibile portare la gente a credere che sentano qualcosa utilizzando dei sensori, ad esempio. Se accarezzate il sensore, viene rilevato un segnale e la macchina reagisce. In realtà, non abbiamo realmente bisogno di avere un robot intorno al programma. È sufficiente la voce a ingannarci, basta guardare l'effetto degli assistenti vocali. Fra 300 metri, girare a sinistra. Non possiamo negare la nostra propensione all'antropomorfismo, che è molto potente. Se mi pongo tutte queste domande è perché ritengo necessario interrogarsi sulle relazioni che avremo con queste macchine e soprattutto quanto spazio lasceremo loro. Supporto decisionale? Gli algoritmi dell'intelligenza artificiale non fanno altro che riprodurre meccanicamente dei compiti al nostro posto. Possono essere strumenti formidabili di supporto alle decisioni in parecchi settori, come i trasporti, i servizi bancari, le assicurazioni, la sicurezza. Un campo particolarmente interessante è quello della medicina. Per esempio, gli algoritmi possono aiutare a diagnosticare un tumore analizzando le radiografie. E in futuro, magari, gli algoritmi potranno diagnosticare un'appendicite o prevedere la comparsa di un tumore prima ancora che sia visibile dalle immagini. È formidabile! È geniale! Sì, finché va tutto bene. Gli algoritmi possono sempre avere dei difetti. Niente di grave finché si tratta di decisioni e suggerimenti sugli spazzolini da denti. Ma se tali decisioni hanno un impatto sulla mia vita personale in campo medico o giudiziario, non ci si può accontentare di risposte come «Mi spiace, signore, non dipende da me, è la macchina che ha deciso». No! È indispensabile poter fornire delle spiegazioni e delle giustificazioni sui consigli che vengono dati o le decisioni prese, no? È tutta questione di quella che chiamiamo spiegabilità. La tecnica più in voga al giorno d'oggi, l'apprendimento attraverso reti neurali profonde o deep learning, funziona un po' come una scatola nera. Non sappiamo davvero spiegare come le reti neurali arrivino ai risultati, almeno non in modo comprensibile per gli esseri umani. Sono in corso delle ricerche per rendere questi sistemi più trasparenti e sono stati fatti enormi progressi in questo campo. Alexei Greenbaum, filosofo della scienza CERNA e fisico CEA, spiega che è necessario progettare un sistema in modo tale che sia sempre possibile ricostruire le catene causali che hanno portato a una qualsiasi azione o decisione della macchina, ad esempio attraverso un altro sistema di apprendimento che spiega cosa fa il primo sistema, offrendo un primo approccio a cosa succede al suo interno. L'effetto scatola nera c'era all'origine dei pregiudizi. I pregiudizi provengono dai dati serviti per addestrare il programma, ma che diventa difficile analizzare in seguito. Servono migliaia e migliaia di dati al programma per imparare. Come si dice, impara velocemente, ma bisogna spiegarglielo a lungo.
Dati non molto numerosi, non molto vari o mal etichettati possono portare a risultati sbagliati. Ad esempio, se si addestra un algoritmo a riconoscere una pecora in un'immagine, e gli si mostrano solo pecore nere, non potrà riconoscere le pecore bianche. E poi si dice che l'IA è razzista. Infatti, i dati distorti dai nostri stereotipi e una macchina addestrata con dati distorti riprodurrà gli stessi pregiudizi senza neanche comprenderli. Uno studio pubblicato dalla rivista Science nel 2017 ha dimostrato che molti pregiudizi esistono nel linguaggio umano. Ad esempio, la parola uomo è spesso associata a termini riferiti a posizioni da dirigente nel settore scientifico e ingegneristico, mentre la parola donna è associata a posizioni di assistente nel settore artistico e umanistico. Allo stesso modo, i nomi afroamericani rimandano a termini tutt'altro che lusinghieri. Dunque, se non si fa attenzione, quando toccherà a un'IA scegliere un candidato o una candidata per un posto da ingegnere, il CV di una donna nera finirà in fondo alla pila. Serge Abitbol, ricercatore del Dipartimento di Informatica dell'École Normale Supérieure, ci racconta un'esperienza sbalorditiva fatta in Israele. Ci si è resi conto che le probabilità di essere liberati passando davanti a un giudice erano più alte dopo pranzo che prima. Questo mi lascia perplesso sui miei stessi criteri decisionali. Beh, per fortuna che ci sono altri fattori decisionali, oltre allo stato del loro stomaco. In ogni caso, si può dire che l'IA riproduce sempre lo stesso comportamento, a partire dai dati che le vengono forniti. Da qui l'importanza dei dati, ancora una volta, e delle motivazioni di chi progetta queste macchine. Questione di democrazia. L'eterna questione degli strumenti e di cosa si debba fare con essi. Sono gli esseri umani a definire gli obiettivi di questi programmi. Se ne può discutere con loro, anzi è indispensabile. Non sono altro che filantropi. Detto questo, anche quando si hanno le migliori intenzioni del mondo, la domanda resta: chi deve decidere? Serge Abiteboul risponde che certamente non spetta agli informatici decidere come mettere a punto l'algoritmo che calcola le sorti dei laureati, così come non spetta a Google decidere di vietare siti estremisti o di fake news. Il mondo digitale si è sviluppato così velocemente che è ancora nell'era del Far West. Le ingiustizie abbondano, lo Stato non è ancora in grado di legiferare correttamente e i cittadini si sentono persi. Numerosi ricercatori sono d'accordo su un punto: le macchine possono aiutarci a far maturare le nostre decisioni, proponendoci motivazioni e soluzioni, ma spetta agli esseri umani decidere quali regole devono seguire queste macchine e, in caso di dubbi, prendere la decisione finale. Allora che si fa mentre si aspetta lo sceriffo? Ci si rivolge alla coscienza di coloro che creano gli algoritmi, si creano regole etiche e si informano i cittadini affinché possano mobilitarsi, se necessario. Ecco cosa stiamo facendo. Sì, Teo, esattamente, un piccolo contributo. In ogni caso, spero che questo umile lavoro interamente realizzato dagli umani vi permetterà di vederci più chiaro. Sta a tutti noi sfruttare l'intelligenza artificiale e di inventare nuovi utilizzi che ci rendano la vita più facile e più interessante. O semplicemente più bella.